mia missione di oggi è dimostrare che tutto il mondo si sbaglia e che la 996 è un'ottima macchina. Quando la Porsche mi ha invitato a festeggiare i 50 anni della 911 ho pensato che sarebbe stata un'ottima occasione per provare due dei modelli che hanno fatto discutere gli appassionati come mai era successo prima, negli ultimi 10 anni. La 993 contro la 996. La 993 era l'ultimo modello raffreddato ad aria, un cult, la macchina perfetta, un progetto che andava avanti da più di 30 anni, perfezionato fino all'eccesso, indistruttibile, si parlava di 400.000 km senza manutenzione, una macchina incredibile e bellissima oltretutto, ma comunque basata ancora su un progetto molto antico, che risaliva proprio all'inizio, agli albori del modello 911, contro la 996, la prima macchina dell'era moderna, che ha cambiato completamente il modo di concepire il motore Porsche per lanciarlo nel futuro, negli anni 2000. Quando fu lanciata, la Porsche addolcì la pasticca del cambio di raffreddamento, dichiarando un peso inferiore e una potenza maggiore rispetto alla 993, una cosa sconvolgente perché già la 993 andava molto forte. Per di più ridisegnarono completamente gli interni e la linea. Ci fu un particolare preciso che diede molto fastidio agli appassionati Porsche, e furono i famigerati fari anteriori a frittata, condivisi con la Boxster, la Porsche dei poveri. Il porschista si sentì completamente offeso da questo affronto. Chi comprava la 911 voleva essere distinto da chi comprava la Boxster. Da davanti le macchine erano identiche. Non essendo io un simpatizzante della Boxster, posso comprendere appieno questo disappunto degli appassionati Porsche. Io sono uno di loro. Perché la 996 è stata svalutata così in fretta? Perché tutti gli appassionati scappano dalla 996? Perché pare che salti in aria. In effetti, se si controllano gli annunci di vendite su internet, la maggior parte degli annunci presenta questa dicitura: motore rifatto, motore da rifare, motore in garanzia, motore non in garanzia, ufficiale Porsche, non ufficiale. Può essere vero che potrebbe saltare in aria, ma è anche vero che io sto sempre dalla parte della macchina e mai dalla parte del proprietario. Io credo che tanto faccia la manutenzione. Poi ragazzi, questa macchina è un treno. Sembra che abbia molto più di 300 cavalli. È un missile. È un missile, sì. E io me ne sono già innamorato. Ma se tutto il mondo è d'accordo sulla superiorità della 993, forse è il caso che mi faccia un'idea anch'io. Quindi lascio la 996 e faccio un salto indietro nel tempo. La posizione di guida è dissestata. Sembra quella delle Lotus. La pedaliera è tutta a destra, il volante è tutto a sinistra. Eppure è abbastanza comoda. Rispetto alla 996 sembra di guidare una macchina degli anni 60. Probabilmente perché è ancora una macchina degli anni 60 con una carrozzeria rifatta benissimo. Lo stesso è molto sincero, come mi aspettavo. La potenza tarda ad arrivare, arriva dai 5000 in su. A quel punto il motore sembra cambiare completamente, sembra un altro motore. Nonostante sia più pesante, sembra comunque abbastanza leggera. È leggera. Rispetto alla 996 forse è un po' più rabbiosa, o meglio, la velocità sulla 993 sembra maggiore, ma non lo è. Va forte, ma vi sembra di stare andando ancora più forte. L'abitacolo sembra quello della 3000, della 3002 SC. È un abitacolo di altri tempi, è una macchina di altri tempi, ma è stata fatta fino al 97. Sulla 993 rispetto alla 996 si è completamente in balia degli elementi. Sulla 996 a 180, a 200, 220 sembra di andare a 130, il che è pericolosissimo. Su questa si è in pericolo anche andando a 130, ma sembra di stare andando al doppio. Solo guardando il tachimetro ci si rende conto che si sta andando più lenti della 996. I cavalli che mancano tra le due sembrano molto più di quelli che sono in realtà. Sembra che ce ne siano 100-120 di differenza. Invece no.
veramente piano quando si sta andando veramente forte, finché non arrivano le curve. Non importa quanto siete uomini, quante supercar abbiate avuto in passato, quanto è largo il vostro conto in banca, quanto manico credete di avere, c'è sempre una macchina che vi rifarà faccia e la maggior parte delle volte è una carrera a due. È una gran macchina, è una gran macchina. Si sente che è vecchia. È bello, è bellissimo. Meravigliosa, incredibile. Meravigliosa lo è davvero, ma allora perché non vedo l'ora di tornare a casa con la 996? Perché sono sempre stato dalla parte della pecora nera e dei brutti anatroccoli, ecco perché. All'alba del giorno dopo, la 996 non era ancora saltata in aria, quindi ho trovato il coraggio di affrontare la trasferta a Pescara con l'intenzione però di farmi rassicurare da chi di questi motori conosce ogni particolare. Lungo la strada mi sono fermato a salutare gli amici di RS Autosport a Teramo e dopo essermi goduto la vista di tutto questo ben di Dio ho voluto chiedere a Stefano, il titolare, se davvero la 996 essendo un missile prima o poi esploderà e se è possibile che in tutti questi anni proprio nessuno si sia mai lamentato della 993. Può davvero un motore nato 50 anni fa essere ancora migliore di uno progettato l'altro ieri? Ci sono clienti che con il 993 hanno fatto tanti chilometri senza mai fare nulla, solo cambiando alcune cinghie di raffreddamento. Ha un'affidabilità elevatissima, allora se la metti a confronto tra 996 e 993 la clientela la 996 non la vuol vedere proprio perché per i guai che ha avuto, che ha tuttora. Ci sono alcuni componenti come l'albero intermedio che c'è un cuscinetto forse sottodimensionato che si rompe spesso. Poi c'è lo scambiatore è un altro particolare molto delicato, non ci si può fare nulla, almeno che dopo che hai fatto un centinaio di mila chilometri lo cambi direttamente, quindi eviti che si mescoli l'olio nell'acqua di raffreddamento del motore. C'è il cambio. Le vetture dotate di cambio manuale, c'è il cuscinetto del pignone, è un altro organo abbastanza delicato. E anche Porsche porta avanti lo sviluppo della struttura del motore, del manovellismo, del basamento della vecchia Porsche 993 anche per le vetture più nuove, come il 996 Turbo, hanno utilizzato tutto il manovellismo aggiungendo dei cilindri raffreddati a liquido e delle nuove teste utilizzando sempre lo stesso basamento. Lo fanno perché hanno una base eccezionale, una base di partenza eccezionale, perciò la continuano ancora a sviluppare, secondo me. Su strada dipende dal 993 perché il 993 c'è il 993 4S oppure anche la 993 Turbo, sono gustosissime da guidare, hanno poca elettronica di controllo, sono eccezionali, però se la metti a confronto con la 996 Turbo che ha tutte le dotazioni di controllo, di stabilità e robe varie e telaisticamente è più evoluta, spendere qualcosa in più per acquistare una 993 ne vale la pena, però bisogna sapere che le macchine sono diventate un po' vecchie ora,
quindi anche acquistando una 993 senz'altro c'è tanta manutenzione da fare, frizione, robe varie, ammortizzatori, una 996 è più recente con alcune dovute attenzioni di manutenzione, con la sostituzione precoce di alcuni organi. Secondo me vale la pena anche acquistare un 996, risparmiando tanto, ma soprattutto perché con pochi soldi si trovano delle belle 996. Me ne vado tutto contento al raduno dei 50 anni a Pescara con la 996 nera e continuo a innamorarmi del suo abitacolo, del suo passo e del suo motore. In viaggio è una continua conferma, è lussuosa senza essere ostentata, è veloce senza essere esasperata e addirittura rilassante quando è lontana dalle curve strette. Ma la cosa che veramente mi interessa è che è ancora una macchina completamente analogica, pur essendo nata per sopravvivere nel futuro. Ho fatto un giro nel settore usato del concessionario Porsche di Pescara che ospitava il raduno e ho fatto anche un'altra riflessione. Non solo la 911 degli ultimissimi anni 90 si difende bene tra le sue sorelle maggiori e minori, ma è a livello prestazionale di quasi tutte le auto acquistabili per cifre molto più impegnative. Di questo si può facilmente rendere conto chiunque abbia guidato una 360 Modena, sua diretta concorrente dell'epoca, oggi valutata ancora almeno 50.000 euro. D'accordo, è sempre una Ferrari, senza dubbio, ma in quanto a velocità non cambia molto. Con 20.000 euro si può avere accesso a prestazioni eccezionali, rinunciando a un po' di fascino, rischiando un po' di più magari. Diventa un discorso soggettivo, questo servizio non vuole essere un vero confronto tra la 996 e la 993, ma piuttosto uno strumento di redenzione e giustizia verso un'automobile magnifica. Se volete fare la figura dei pezzenti, venite a un raduno di questo calibro con una Porsche 996 Carrera 2 come ho fatto io. I commissari me l'hanno massacrata nel giro di 10 secondi appena sono entrato. Pare che manchi la metà dei componenti del motore, che è appena stato rifatto. La mia missione è resa ancora più difficile dal fatto che si è tenuto anche un concorso di eleganza e io non sono esattamente il tipo che lava la macchina per andare ad un raduno. L'esercito dei perfezionisti con le loro 993 tirate a lucido ha peggiorato la mia situazione agli occhi dei tecnici Porsche. Per non parlare di 997 GT3, di cofani in carbonio, di maniaci della pulizia e dell'altra 996 che faceva più rumore della mia. Poi il miracolo. La prima 993 della storia che si ferma ed è successo davanti ai miei occhi. E invece no, niente da fare. Un minuto dopo è ripartita come se niente fosse, più snob di Victoria Beckham. Presentarsi in questo piazzale con questa macchina non è stata la cosa più gratificante che ho fatto in vita mia, decisamente. Ma guidare la 996 da ieri a oggi senza tregua, in montagna e in autostrada,
mi ha fatto convincere delle sue qualità. È una Porsche, è una 911, degna di questo nome. Si fa perdonare i fanali a frittata, si fa perdonare il motore ad orologeria, perché è nata in un momento fortunato della storia automobilistica, quando c'era la tecnologia avanzata al punto giusto, poco prima dello strapotere elettronico. A metà strada tra il cruscotto in plastica della 993 e il volante da astronave della 997. Se devo dire la verità, guidando le due 911 ieri, è stata la 993 a darmi l'impressione di essere sul punto di cadere a pezzi. Ovviamente è solo un'illusione, le statistiche parlano chiaro. La 911 raffreddata ad aria è incredibile, questo è un dato di fatto. C'è un ma tuttavia. Quei 10-15 mila euro in più per un'auto con gli interni anni 80 in plastica, che è fisiologicamente più lenta e meno agile della 996. Voglio dire, il salto tra le due è stato il più grande di tutta la storia delle 911, nel bene e nel male. Per 10.000 euro in meno si può comprare, nella giusta configurazione, un'auto che è semplicemente invecchiata meglio e che se non vi esplode in faccia è ancora troppo veloce per la maggior parte degli automobilisti. Tolto il fatto che se ne trovano con motori già sostituiti dalla casa madre a prezzi incredibili. Lo stesso esemplare che ho guidato io è stato acquistato con motore rotto per circa 10.000 euro, più 7.000 di motore. Con 17.000 euro si può comprare una 996 come questa, 94.000 km, motore in rodaggio, già accessoriata con cerchi GT3 assetto sportivo, 300 cavalli senza strozzature né elettronica invasiva. Più la si guida e più la 996 istiga a delinquere. Credo che se non avesse avuto tutti quei problemi sarebbe stata tra le più interessanti 911 dell'era moderna, oltre che la più venduta della storia. A motore spento la 996 era una fatica. Appena ci siamo rimessi in strada però, mi è tornato di colpo in mente tutto quello che avevo capito il giorno prima tra le montagne. Sarebbe un'auto discreta in ogni circostanza, ma pensando che è costata meno di una Punto Abarth mi viene da sorridere. Soprattutto perché con una Punto Abarth non avrei potuto giocare alla lepre come con questa 997 Turbo tra le colline. Con la mia opinione, che cresceva positivamente, mi preparavo a spegnere di nuovo il motore e ad affrontare gli sguardi distaccati delle ventolone occhi tondi e dei loro proprietari. La cosa iniziava anche a divertirmi in effetti. Dunque ho deciso di fare il grande passo e parlare direttamente con un'autorità. Roberto Pontara in questo caso, ex tecnico Porsche, che ha visto nascere e crescere ognuna delle auto presenti in questo piazzale. Sorvolando il personale gusto estetico, quanto c'è di vero sull'inaffidabilità della 996? Guardi, io credo che sia una falsa informazione quella dei problemi del 996, perché tutto sommato si trattava di un solo problema sulla macchina. E se noi andiamo a fare un po' di statistiche, si è visto che questo problema che dava il motore era solo il 5% della produzione dell'automobile, quindi non è che la macchina debba essere degradata o perlomeno così poco valutata. Qual è questo suo punto debole? Qual è il punto debole della 996? Il punto debole è una parte che riguarda la distribuzione del motore. E la perfezione invece del progetto 993 merita davvero la fama che i puristi del marchio hanno attribuito negli anni? Sì, assolutamente sì. Assolutamente. Sì, perché noi abbiamo visto, almeno io, nella mia lunga storia di tecnico Porsche, perché la mia storia nasce nel 1964, sono un specialista Porsche da allora, e con varie poi successioni eccetera, e io ho sempre visto vetture molto longeve e con una manutenzione direi piuttosto molto economica rispetto agli altri modelli dei motori raffreddati ad aria. Lei avrà sicuramente avuto modo in tutti questi anni di provarle entrambe, Sì, su strada. sì. Qual è la migliore? Allora, dal punto di vista di divertimento di guida, senz'altro io preferisco il 993, mentre per comfort, tranquillità di guida eccetera, senz'altro il 996. Ecco, più moderna, a parità di Naturalmente sì. gamma. Ok. Secondo lei vale la pena spendere questi 10.000 euro in più per una 993 oppure risparmiando i soldi si può dormire sonni tranquilli anche con la 996? Allora guardi, è una questione di valutazione personale, mi è difficile poterlo fare perché il 993 è l'ultima versione con motore raffreddato ad aria, quindi un classico che durava dall'inizio della storia Porsche, mentre il 996 c'è questa evoluzione, ecco perché c'è questa differenza, non credo che sia altre ragioni.
se non fosse chiaro abbastanza, durante l'aperitivo fuori il ristorante ho chiesto a qualche appassionato quale delle due 911 meritasse la vittoria. Porsche 996 o 993? Indubbiamente 996 Cabrio. 993. 993. 993. 993. 993. 993. 993. 993. 993 per tutta la vita. Nessuna novità quindi. All'inizio di questa prova sapevo a cosa andavo incontro. La mia intenzione non era dimostrare che la 996 è un'auto migliore della 993. Quello a cui tenevo, dopo averne guidata una a lungo e con molta attenzione, era difenderla dalle chiacchiere da bar o peggio da forum che l'hanno resa piano piano la 911 da cui scappare. Chiunque abbia un minimo di buonsenso, un piede pesante abbinato a tasche bucate, può trovare nella 996 la soluzione perfetta, facendo molta attenzione sia nell'acquisto che nella guida. Io mi sono convinto che una macchina come questa, una macchina con questa linea e queste qualità dinamiche al prezzo di una super compatta, sia un affare semplicemente irresistibile. E forse la vera certezza di tutto questo l'ho avuta tornando in garage dopo 2 giorni interi al volante della 996 e trovandomi ad avere ancora voglia di guidarla.